Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parlerò del trucco over 40 ma anche over 50 e delle difficoltà che ho riscontrato nel truccarmi, sui cambiamenti e su come intervenire per creare un trucco facile che valorizza veramente con poco. Oggi ragazze parlo del trucco over 40, da over quarantenne direi, perché ho 44 anni ma sto andando verso i 45. I prodotti di make-up non sono studiati anche per andare a nutrire la pelle, idratare la pelle del contorno occhi. Quindi tante volte alcuni primer tendono a seccare la pelle. Quindi voi vedete proprio che le rughette sono maggiormente evidenti. Fate questa prova per verificare. Quando vi applicate la vostra crema, il vostro siero nel contorno occhi, guardate le vostre rughettine di espressione. Di solito lo sguardo è più luminoso e le rughette sono meno evidenti perché siamo andati a nutrire la nostra pelle. Quindi io vi potrei dire, questo è un primer fantastico perché è effettivamente un primer che vi permette di mantenere il trucco a lungo. Non è proprio neanche formulato con degli ingredienti che vadano proprio a idratare e nutrire il contorno occhi, tende a seccare un po' la pelle. Sto lavorando tantissimo ultimamente sulla base, quindi sulla pelle, sul miglioramento della pelle, che poi è quella che fa la differenza, perché se voi avete una bella pelle non vi serve chissà quale fondotinta, chissà quale BB cream, potrete anche ridurre tantissimo il make up e già la vostra pelle sembrerà giovane. Sono circa 3 mesi che sto lavorando sto cercando, provo, riprovo e faccio anche provare dei prodotti che possono andare bene come base trucco, prodotti idratanti, nutrienti che creino una buona base sulla quale poi naturalmente andare a creare il nostro trucco, quindi che abbiano degli ingredienti, dei principi attivi che siano efficaci. Quello che andrò ad applicare adesso, che è qui, è un gel contorno occhi antiborse contro i segni di stanchezza che minimizza le rughe, le occhiaie, e lo sto provando veramente da più di un mese e mi trovo molto molto bene. Non troverete questo prodotto nell'elenco, nella descrizione e nell'elenco dei prodotti, perché è un prodotto che attualmente non è in commercio, è un prodotto che sto diciamo studiando in modo da potervelo, se ottengo i risultati che sperati, ma adesso vedo che i risultati ci sono, volevo proporvelo, diciamo lo metterò in commercio. Ve lo faccio vedere, ne applico pochissimo, un po' sopra, un po' sotto, si assorbe rapidamente, con le dita, tengo le dita così, posiziono le dita in modo che in mezzo ci sia il sopracciglio e inizio a creare un massaggio con le nocche attorno all'occhio fino a completo assorbimento del prodotto. Questo massaggio serve per andare a stimolare la microcircolazione, ma anche per andare a sgonfiare, a drenare eventuali liquidi attorno all'occhio, che sono quelli che creano l'effetto un po' gonfio, ecco. Ormai io di solito lo faccio in coppia così, ma voglio farvi vedere la differenza tra un occhio e l'altro. E già, mi sembra pure che l'occhio si sia tirato di più, perché questo massaggio fa veramente molto molto bene. Quindi questo prodotto abbinato a questo tipo di massaggio, secondo me, porta in tempo reale, come potete vedere, degli ottimi risultati. Oltretutto si asciuga rapidamente ed è un'ottima base per il trucco. E vi faccio vedere questo trucco che avevo fatto, diciamo, 7 ore prima, quindi all'inizio della mattinata. Questo trucco un po', vabbè, è sceso, però avevo usato un correttore di base, avevo usato gli ombretti, però ho notato che le rughettine si vedevano di meno.
Se siete interessate a sapere quali saranno gli sviluppi, perché sto provando questo prodotto, ne sto provando altri, vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter. Troverete anche i tutorial su come utilizzare la matita occhi, su come utilizzare i pennelli, quindi tante altre cose. Altra difficoltà che me, purtroppo, tutte noi che abbiamo l'occhio un po' infossato, abbiamo un po' la palpebra che scende, è truccarci questo benedetto occhio incappucciato, occhio con la palpebra cadente. Quindi c'è la tendenza tante volte o di non truccare l'occhio o se no di andare ad applicare la matita solo sotto. Se avete invece un pochino più di palpebra mobile, potete andare a illuminare la palpebra mobile anche semplicemente con un ombretto. Se non vi piacciono gli ombretti perlati, potete utilizzare un ombretto color carne di una tonalità, anche due, più chiara del vostro colore di incarnato. Adesso applico invece un colore carne. Potete provare un ombretto a lunga tenuta color carne, questo è veramente molto molto bello, in crema. Una cosa che potete fare sicuramente è quella di applicare una matita a lunga tenuta, se riuscite, se vi piacciono le matite a lunga tenuta, creando il cosiddetto infrascigliare, una cornice sottilissima che si crea vicino al vostro occhio. L'infraccigliare andrebbe sempre fatto con una matita a lunga tenuta, waterproof, una matita che resiste un po', se no si stampa nella rima, nella congiuntiva inferiore. Potete anche alzare un attimo la palpebra e andare nella congiuntiva più che altro, quindi non lavorare da sopra ma lavorare da sotto. Anche se non li vedete, almeno se riuscite a vedere l'attaccatura delle ciglia sotto, proprio create dei punti. Sempre per lo stesso motivo, sempre per il fatto che le ciglia tendono a schiarirsi e a diventare più sottili, il mascara per avere uno sguardo giovane è, come dire, assolutamente consigliato, se non necessario, almeno sulle ciglia superiori. E purtroppo chi ha l'occhio un po' incappucciato ha il problema che tante volte le ciglia, se sono anche particolarmente lunghe, vadano a sporcare questa zona della palpebra. A me capita spesso, soprattutto quando sto così davanti al computer. Ci sono diversi tipi di mascara che potrebbero aiutarvi o comunque che hanno una certa tenuta. Ciglione di Diego Dalla Palma, 2000 calorie di Max Factor, oppure andiamo sul waterproof, non è così tanto volumizzante, però ve lo propongo, Acqua XL di Make Up For Ever. Il mascara è un'altra cosa che è molto difficile applicare se proprio non ci vedete bene, quindi fazzolettino magari sotto e andiamo ad applicare il nostro mascara per evitare di andare a sporcare il nostro trucco. E già, il nostro occhio è più curato ed è diverso. E se il contenuto vi sembra utile e interessante, vi chiedo anche di condividerlo perché potrebbe essere utile anche ad altre persone. Io vi mando un bacione grosso grosso, vi saluto, make up a tutti, alla prossima!